Ciao a tutti ragazzi, ho trovato un bug all'interno di alcune versioni software dell'Hydrant 640. Per la precisione è all'interno del ciclo 275 e quindi sono qui per mettervi in guardia ed evitare di incappare quindi in un bel macello che potreste generare. La premessa doverosa è quella di specificarvi che io vi mostrerò il ciclo in realtà compilato non propriamente nella maniera corretta. E allora qualcuno potrebbe dire, e vabbè allora Gabriele, dov'è che sta il bug? In realtà il bug secondo me c'è, comunque è presente, perché normalmente per chi utilizza i cicli fissi è abituato a in realtà farsi rimbalzare sia in esecuzione che in prova programma, che nel momento in cui il ciclo non è compilato nella maniera corretta, in realtà sia in simulazione che in esecuzione si arresta la macchina e ci indica appunto un eventuale errore, che può essere di verificare un segno oppure che può essere semplicemente che abbiamo inserito dei dati in modo contraddittorio. E invece in questo caso nulla di questo accade, ma bensì la macchina vedremo che entra in maniera troppo spavalda poi nella nostra lavorazione. Io questo problema l'ho riscontrato, in realtà me ne sono accorto nella versione software numero 16 del 640. Sono andato un po' indietro e in realtà a memoria mi sembrava già presente anche all'interno della versione software numero 9. Per chi di voi non sapesse come individuare la propria versione software del vostro 640, allora vi indico che nel modo operativo editing piuttosto che in manuale è sufficiente premere il tasto Mod e nella finestra che appare potrete andare a leggere la versione del software. Il ciclo 275 fa parte della famiglia dei cicli SL e il suo compito è quello di realizzare una scanalatura con strategia trocoidale. Quindi come tutti i cicli SL ha bisogno di una struttura ben precisa, quindi dobbiamo inserire fuori dalla parte eseguibile del programma, quindi dopo l'M30, all'interno di una label quello che è il nostro, in questo caso il percorso, quindi la traiettoria centrale della scanalatura che dobbiamo realizzare. Successivamente all'interno del programma poi avremo col ciclo 14 il richiamo alla label 1 e poi il ciclo 275 per impostare la lavorazione. Ora non guardiamo molto i parametri, vi farei concentrare solamente sul tipo di lavorazione dove ho impostato che deve essere una sgrossatura. Ho impostato una larghezza della cava che giustifica il fatto che io sto utilizzando una fresa a diametro 8, così avrà spazio per realizzare questo movimento trocoidale. E l'ultimo parametro in fondo, che sarà quello che ci farà un po' poi cadere male, è quel riferimento avanzamento in cui in questo momento io ho inserito 3. Poi vedremo un po', vi accennerò di cosa si occupa questo parametro. Compilato così il ciclo, realizzeremo una lavorazione di questo tipo e che giudicherei assolutamente corretta. Se prima la larghezza della scanalatura avevamo indicato 15 mm, ora facciamo una modifica, inseriamo 8 mm. Visto l'assenza di sovrametallo come quota laterale consentita alla Q368, io mi aspetto che il movimento che eseguirà la macchina sarà quello di muoversi linearmente attraverso la cava, quindi non eseguendo il movimento trocoidale. Può sembrare una cosa sciocca utilizzare un ciclo che prevede la strategia trocoidale per muoversi in realtà linearmente, ma in realtà potrebbe tranquillamente essere giustificato dal fatto che potrei essere più comodo in fase di programmazione, dovendo magari suddividere la lavorazione in più passate, mi viene più comodo gestirmi comunque con questo ciclo piuttosto che dovermi organizzare a label e ripetizioni per la lavorazione. Come potete vedere, senza alcun ritegno, il nostro utensile attraversa in Fmax il nostro pezzo, ignorando del tutto la F programmata all'interno del ciclo. Quindi questo è per me il bug presente all'interno di questo ciclo. In realtà ho individuato dov'è il problema e il problema è proprio quell'ultimo parametro in cui avevamo inserito 3. La vera verità è che la prima volta in cui mi è capitato, in cui sono incappato in questo problema, in realtà io avevo scritto un 3 perché banalmente era un copia e incolla da un ciclo scritto in precedenza e in realtà nella ricompilazione quel parametro mi era assolutamente sfuggito.
In realtà inserire 3 non ha assolutamente senso per il tipo di lavorazione che si andava a svolgere. L'unico valore, diciamo, corretto da inserire è il valore 0, ovvero l'avanzamento che deve essere applicato all'interno della lavorazione deve essere la mia F applicata al centro del mio utensile e non, come sarebbe con il numero 3, la velocità periferica. Resta il fatto che appunto che non avrebbe senso qui adesso ragionare sulla velocità periferica, perché essendo un movimento completamente rettilineo, la velocità periferica corrisponde esattamente con la velocità del centro dell'utensile. Però comunque ritengo che mi sarei aspettato quantomeno che con una compilazione errata che il ciclo in realtà lavorasse comunque nel modo corretto, o che comunque mi indicasse che quel parametro 3 quindi gestisce la lavorazione con l'avanzamento applicato al tagliente, che in realtà mi desse picche, ma così non è stato. Quindi se in quel parametro inseriamo il valore 0, che appunto è il suo corretto, direi l'unico che ha senso essere compilato, allora vediamo che la lavorazione invece si svolge nella maniera assolutamente più corretta e senza neanche più problemi. Ragazzi, io spero di aver fatto un grande servizio mostrandovi questo baco che ho trovato e vi ripeto, credo si annidi quantomeno tra la versione software numero 9 e la versione numero 16. Dopodiché, vabbè, insomma, la 12, la 13, la 14 non esistono, però, insomma, il range delle versioni software è quello. Non ho mai verificato sulle versioni 17 e 18, non mi è capitata l'occasione, esattamente come non ho verificato neanche sul TNC7. Però qualunque sia il controllo che voi avete in mano, magari dategli un'occhiata o insomma prestate attenzione alla prima occasione in cui magari vi capita di utilizzarlo in questo modo. Quindi dai, nient'altro da dire, iscrivetevi al canale se sei arrivato fino qui e hai ascoltato con interesse, come minimo ti puoi iscrivere, inserire un bel pollicione a questo video e niente, insomma, c'è sempre la possibilità di offrirmi una birra, c'è sempre la possibilità di iscrivermi per richiedere un corso di programmazione, che sia di persona o che sia così, in remoto. Ok? Dai, alla prossima, spero non un prossimo bug.